Ciao a tutti! A grandissima richiesta per la ricetta di oggi andremo a realizzare un'altra torta della serie merendine giganti che tra l'altro, se non avete visto tutte quante, qui su trovate la playlist di tutte quante le merendine giganti che ho fatto. Oggi precisamente andremo a realizzare la torta Kinder Cereali, molto saporita. È piena di calorie, quindi se siete a dieta non guardatela, non voglio farvi del male. Scherzi a parte, è molto saporita, ve la consiglio. Prima di andarvi ad elencare gli ingredienti vi voglio far vedere lo strumento di cucina che ci servirà, e cioè una teglia 30x20 con all'interno il separatore. Questa volta ho fatto un video apposta per la realizzazione del separatore, non come il Kinder Bueno che ve l'ho solo spiegato. Quindi se volete vedere il video per la preparazione dei separatori cliccate qui. Ho fatto un video a parte, altrimenti questo video sarebbe durato 100.000 anni. Adesso invece vi vado ad elencare gli ingredienti. Quindi per realizzare la vostra torta Kinder Cereali gigante avrete bisogno di 3 uova, 250 g di zucchero, 250 g di farina di tipo 00, 125 g di yogurt bianco, 100 ml di latte, e questi sono gli ingredienti che vi serviranno per il pan di Spagna, oltre a mezza bustina di lievito per dolci. Poi per quello che riguarda il rivestimento esterno della vostra torta avrete bisogno di 800 g di cioccolato al latte e 700 g di Nutella. In più per la crema vi serviranno ancora 400 ml di panna da montare e 140 g di latte concentrato zuccherato. Ancora, sempre per la copertura, mi sono dimenticata di dirvelo prima, 100 g di riso soffiato. Adesso andiamo a preparare. Il primo passaggio da fare sarà ovviamente preparare il nostro pan di Spagna. Prendiamo quindi una ciotolina, al suo interno andiamo a mettere lo zucchero, mettiamo anche le uova e poi andiamo ad amalgamare il tutto con l'aiuto delle fruste. Dopo aver amalgamato per bene uova e zucchero andiamo a mettere ancora il latte e lo yogurt. Dopodiché andiamo a mescolare. Adesso andiamo a mettere tutta quanta la farina e il lievito. Dopodiché il nostro composto sarà pronto per essere messo all'interno della teglia. Dopo aver amalgamato per bene il composto, prendiamo la nostra teglia, senza separatore ovviamente, poi imburratela e infarinatela, oppure come preferisco io, a volte è più semplice e più rapido, potete utilizzare un foglio di carta forno bagnato e strizzato in maniera tale che aderirà per bene alle pareti del vostro stampo, e andate a versare il composto all'interno della teglia. Dopodiché infornate il tutto a 180 gradi per 30-40 minuti. Come sempre controllate la cottura. Mentre il pan di Spagna è in cottura, come sempre ammortizziamo un po' i tempi e andiamo a preparare la crema. Per farlo montate la panna a neve fermissima, ovviamente non ve lo faccio vedere, oramai siete diventati dei campioni, e andiamo poi a mettere al suo interno il latte concentrato zuccherato. Dopo averlo messo, sempre con l'aiuto delle fruste, fatelo assorbire per bene alla vostra panna, vedrete diventerà un pochino più liquida. Dopo aver fatto assorbire il latte condensato alla nostra panna, l'andremo a mettere in frigo a far riposare un po'. Nel frattempo prepariamo la bagna. Pentolino, acqua, zucchero, e mettiamo il tutto sul fuoco fino ad ebollizione, dopodiché lasciate raffreddare. Non appena il vostro pan di Spagna sarà pronto, lasciatelo raffreddare. Appena freddo, tagliatelo in 2 parti. Come vedete non è molto spesso, ci serve abbastanza sottile. Mi raccomando, fatelo raffreddare sempre prima di tagliarlo, altrimenti si spacca. Dopo aver fatto questo, siamo pronti per andare a foderare la nostra teglia. Ovviamente mettete il distanziatore all'interno. Mi raccomando, rivestitelo di pellicola trasparente perché è sempre fatto in pasta di sale. Se non volete farlo, non ve ne preoccupate assolutamente, potete tranquillamente fare una torta rettangolare. Io l'ho fatta così per farla un poco più simile alla Kinder Cereali, ma rettangolare verrà bellissima e buonissima lo stesso. Adesso quindi andiamo a foderare il nostro stampo. Per il rivestimento
rivestimento esterno prendiamo appunto il cioccolato, andiamo a ridurlo a pezzettini e sciogliamolo o a bagnomaria o con l'aiuto del microonde. Dopo aver sciolto il cioccolato e averlo fatto diventare bello fuso, mettiamo invece la Nutella, eccola qui, io l'ho già messa per velocità, e facciamo amalgamare la Nutella al cioccolato fuso, scioglietela per bene mescolando il tutto per un paio di minuti, vedrete che si amalgamerà bene al vostro cioccolato fuso. Dopo aver fatto amalgamare per bene il cioccolato fuso con la Nutella, avremo ancora una consistenza bella liquida. È arrivato il momento di foderare il nostro stampo. Per farlo posizionate appunto il separatore, se non lo avete non fa niente, foderate tutta quanta la teglia con il cioccolato fuso. Per foderarlo, se state utilizzando il separatore, io vi consiglio di mettere un po' di cioccolato alla volta, andare a disporlo su tutta quanta la superficie e anche lateralmente ai bordi del vostro separatore. Mi raccomando, mettete poi anche il cioccolato lateralmente. Dovete fare uno spessore di circa 3 mm. In tutto dovrete utilizzare 1/3 del composto di cioccolato e Nutella. Dopo aver foderato quindi la parte sottostante con il cioccolato, andiamo a disporre la metà dei cereali all'interno del cioccolato quando è ancora fuso. Dopodiché mettiamo in frigo e facciamo momentaneamente raffreddare. Così, dopo aver rivestito tutta quanta la vostra teglia sui bordi, sul fondo e aver messo il riso, siamo pronti per farcire la nostra torta. Quindi il primo passaggio da fare sarà prendere la crema e andare a riempire gli spazi vuoti, il vostro rettangolino, tutti e 6 i rettangolini, fino a coprire completamente il riso soffiato, in questa maniera. Dopo aver riempito ogni quadratino, andiamo poi a mettere lo strato di pan di Spagna. Dopo aver riempito i vostri 6 scomparti con la crema, andate a mettere il pan di Spagna, premetelo leggermente e poi andate a mettere la bagna su tutta quanta la superficie del pan di Spagna. Dopo aver bagnato per bene il pan di Spagna, andiamo a fare l'ultimo strato di crema. Stendetela uniformemente su tutta quanta la superficie. Dopo aver riempito quindi tutta quanta la superficie con tutta quanta la crema, andiamo adesso a posizionare l'ultimo strato di pan di Spagna e premetelo leggermente sui bordi in maniera tale da avere il bordo di cioccolato lateralmente, al quale dovremo far aderire poi la collata di cioccolato finale. Dopo averlo sistemato, bagnatelo ulteriormente con la vostra bagna. Nell'ultimo terzo di cioccolato rimasto, se nel frattempo si sarà raffreddato, potete tranquillamente riscioglierlo o nel microonde o a bagnomaria. Andiamo a mettere il riso soffiato rimanente e facciamolo assorbire al nostro cioccolato e poi andiamo a coprire tutta quanta la superficie della torta facendo bene attenzione a far aderire il cioccolato sui bordi laterali della torta stessa, così da sigillarla. Dopo averla ricoperta tutta, mettetela in frigo e lasciatela riposare almeno 5 ore, il tempo di farla raffreddare per bene, così che sarà più semplice staccarla dalle pareti. E così, dopo 5 ore di frigorifero, mi raccomando fatelo indurire ben benino, sarà arrivato il momento di sformarlo. Dopo averlo sformato, cosa un po' difficile con lo stampo, io prima ho dovuto fare un po' di torsioni, quindi se avete stampo rigido vi consiglio eventualmente o di rivestirlo con la pellicola trasparente oppure potete utilizzare anche uno stampo in silicone. Ovviamente la pellicola trasparente e il silicone vi renderanno il procedimento molto più semplice, invece così ci vuole un pochino, bisogna farlo staccare dalle pareti, fare torsioni lateralmente, quindi se non siete tanto pratici ve lo sconsiglio. Adesso, dopo averlo sformato, andiamo a togliere i nostri calchi che si toglieranno facilmente. Io ho spaccato lateralmente questi pezzetti in maniera tale da rendere più semplice la loro rimozione e così ecco qui il mio Kinder cereale gigante pronto. Spero che quest'altra merendina gigante vi sia piaciuta. Un bacio a tutti e ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao ciao!